Ottima notizia per chi è abbonato a Google Gemini Pro, sembra che dal 3 luglio sia stata inserita la possibilità in app di utilizzare Veo 3 senza dover utilizzare una VPN. Dici vabbè, allora perché utilizzi il vecchio modello Veo 2 anziché il nuovo Veo 3? Semplicemente perché, oltre ad essere a pagamento, su Veo 3 è impossibile al 10 luglio 2025 creare video partendo da foto. Su Veo 3 è impossibile animare immagini. Sembra sia fattibile con un abbonamento Google Vertex, la piattaforma di machine learning di Google, specifica per sviluppatori e brand. Veo 3 è a pagamento, si può riscattare il mese di prova, lo andremo a vedere in un video successivo, e i risultati su Veo 3 sono migliori, soprattutto perché è stata inserita la possibilità di avere musiche e dialoghi, è stata aumentata la risoluzione dei video fino a 4K e i prompt sono più attinenti, sono più calzanti a quello che effettivamente chiediamo. Ancora meglio se viene utilizzato su una piattaforma chiamata Flow, dove possiamo addirittura cambiare le inquadrature e rendere le nostre scene dei veri e propri film. To this old sea chart, the lost island isn't myth. We must prepare an expedition immediately. Where were you on the night of the bubble bath? Quindi utilizzeremo Veo 2, il modello più vecchio, in grado di generare video partendo da immagini. È cotta e magnata, una cosa semplice da poter provare senza sborsare denaro. Ricordati poi di mettere mi piace e soprattutto scrivere un commento, creare dibattito, perché a te non costa così tanto, ma a me aiuti a continuare a fare questa roba inutile. E ricordati di iscriverti, perché avrai l'opportunità unica di far parte del canale meno seguito d'Italia. Potete pensarci! A tiratura limitatissima di 104 iscritti. È stato veramente un riflesso condizionato, qualcosa di non voluto, ma ci ho avuto una paura tale che ho sbattuto con forza sta aspirapolvere e, caso vuole, ho preso questo coleottero direttamente sulla testa. È rimasto lì immobile nel punto in cui stava cercando di entrare. Ma la cosa più impossibile, straordinaria e splatter è come io possa aver decapitato perfettamente una testa tanto piccola, per di più con un aspirapolvere. Ma com'è possibile? È una roba nanometrica. Tutto ciò dopo essermi girato di scatto, ma nemmeno se ci riprovo tutti i santi giorni nell'arco di 4 vite ci riesco di nuovo. Non so dove sia andata a finire la testa, ma guardate come si stava arrampicando stile zombie incarognito. Diciamo che il coleottero si è immolato per il progresso tecnologico. Questa è l'immagine di partenza del coleottero, l'altra immagine di partenza del coleottero, quindi siamo su aistudio.google.com, create video, abbiamo questo simpatico leoncino che si dirige verso di noi, andiamo su add an image, upload image, inseriamo l'immagine del coleottero, andiamo a scrivere semplicemente anima il coleottero che scavalca il muretto, sarebbe uno zoccoletto ma non so se lo capisce, e si dirige verso di noi, e andiamo su run. Qui è ricreato vagamente a modo suo la testa del coleottero senza tenaglie e delle piccolissime antenne, ha scansato in qualche modo l'antenna reale, quasi fosse spinta dal vento. Se l'avessimo tolta di mezzo dall'inizio sarebbe stato tutto più credibile, ma non avrei mai pensato di farci un video onestamente. Carichiamo la seconda immagine da un'altra prospettiva, abbiamo sempre il nostro prompt e andiamo su run. Qui il risultato ha quasi dell'inquietante, vengono rigenerate delle antenne comunque sensibilmente più piccole delle originali, ma molto credibili. Il corpo, le dimensioni, le proporzioni, i riflessi del corpo vengono mantenuti e diciamo che il tutto risulta molto credibile. Buono anche l'impatto delle zampe che non si compenetrano mai col suolo, vedete, sposta anche leggermente l'antenna originaria. Dici perché proprio per animare esplicitamente animali, gatti o comunque animali domestici? Così, tanto perché ti è venuto a mente? No, perché ho visto che effettivamente il software di generazione video di Google si comporta particolarmente bene dandogli impasto delle foto di animali. Dici sì, è possibile creare anche altro, non crea video dandogli impasto foto di esseri umani. Possiamo comunque creare video ex novo inventandoci dei personaggi. Vi faccio vedere un esempio. Avevo chiesto esplicitamente una strega con una casa in fondo al bosco piuttosto tetra che uscisse dalla sua porta. Non c'è stato modo di farla uscire dalla porta e questo è stato il risultato.
Vedete, la strega è inquietante, i corvi si fermano, quindi difetto abbastanza pesante, anche se ci sarebbe potuto inventare che i corpi l'ha bloccati la strega stessa con una sorta di sortileggio, non è comunque il risultato che avevo chiesto. Oppure avevo chiesto di crearmi una situazione di litigio tra dei bifolchi, due gruppi differenti di bifolchi che litigavano l'un l'altro per dare il concetto di divide et impera, no? I poveri che lottano tra loro. Questi due gruppi dovevano essere divisi da una sorta di precipizio, di rupo o trincea che non permetteva loro mai di incontrarsi, ma semplicemente di continuare a litigare tra loro. Come vedete il video è discreto, abbastanza credibile, fanno delle movenze un po' discutibili, ma la trincea non sono riuscito a fargliela creare. Esempi utilizzati in alcuni miei video: genera dei pesci in fondo al mare che stanno mangiando microplastiche. Correzione, genera dei pesci che non sembrino da acquario che mangiano microplastiche. Genera il fenomeno del biofueling, come si chiama, microplastiche che si attaccano alle alghe. Mostra attraverso l'oblò di una lavatrice dei panni che perdono microplastiche durante il lavaggio. Genera un incendio che sta bruciando plastica. Genera un'immensa discarica di abiti usati, fast fashion. Genera un'immensa discarica di abiti fast fashion che formano delle vere e proprie montagne vista dall'alto. Andiamo a provare Veo 2, il modello di generazione di immagini di Google, precedente al nuovo modello Veo 3, più innovativo, funziona decisamente meglio, si attiene meglio ai prompt, parlo di Veo 3, addirittura si può inserire l'audio, il parlato durante le scene, durante i filmati, ma, lo ripetiamo, si paga 22 euro al mese per l'abbonamento Gemini Pro, ha comunque un numero di generazioni limitato e non permette, almeno al 10 luglio 2025, di generare video partendo da immagini. Noi vogliamo semplicemente inserire una foto, in questo caso di animali, e dargli anima, renderli vivi. Voglio farvi vedere dei risultati che ho ottenuto velocissimamente con prompt da analfabeta funzionale, quale sono io, senza dover curare chissà quale aspetto linguistico. Qui siamo al Bioparco di Roma, lo zoo, foto fatta da me, tra l'altro in modo indegno, sto sempre col punta e scatta dello smartphone, e vedete che è anche offuscata, quindi sì, si vede bene, si riconosce il soggetto, ma non è in una situazione di luce ottimale. Vediamo come ha animato questa foto l'intelligenza artificiale di Google. Ecco qua. Il prompt che ho inserito semplicemente anima la scimmia. Raga, è sconcertante, secondo me è sconcertante, nel senso che non ho chiesto esplicitamente di fare chissà quali tipi di movimenti alla scimmia, se li ha inventati direttamente lui, cosa per me tra l'altro comoda se avessi dovuto per esempio inserirla in un video, e ditemi voi se non è una scena credibile. Sì, banale ma credibile. Altro piccolo esempio, i suricati, sempre al Bioparco di Roma, foto cotta e magnata, questa è venuta leggermente meglio. Do in pasto al software il seguente prompt: anima i suricati facendoli venire verso di me, alla fine falli alzare in piedi. Beh, come vi sembra? A me un risultato eccellente. Certo, se gli chiedessi di fare dei salti mortali ai suricati probabilmente verrebbe un risultato a cozzaglia, immagino. Però è credibile? No, che vi sembra? Molto credibile. Foto di partenza, anima il rinoceronte. Non è che faccia grandi cose il pachiterma, ma chi avrebbe comunque detto che questo è un movimento non reale creato dall'intelligenza artificiale? Allora, inseriamo la parola gatto, vediamo in Google Photo, capirai, uscirà l'ira di Dio, pieno di foto e video coi gatti. Questa, dei miei due gatti, quello di destra era ancora piccolo, volevo anche un'immagine di un gatto in primo piano, vediamo se riusciamo a farci salutare dal gatto con la zampetta. Eccolo qua. Io direi di prendere questa in primo piano, scarichiamo. Questa è complicata, non saprei cosa fargli fare però, andare su dalla scala, farebbe solo un piccolo movimento, non conviene. Questa è molto bella, proviamo anche questa. Anche questa, dai, l'ultima. Quindi siamo su aistudio.google.com, andiamo su Generate Media, Veo 2. Qui sulla destra, io ce l'ho già impostato, dovete impostare Veo 2, numero di risultati 1 o più di 1. Abbiamo la possibilità di impostare 6 sedicini o 9 sedicesimi, quindi in verticale, la durata massima di 8 secondi, 24 frame per secondo, quindi impostazione cinematografica a livello di frame, risoluzione massima 720p. Possiamo anche inserire dei prompt definiti negativi, cioè cosa togliere da un video. E io non lo uso perché se voglio togliere qualcosa, un qualche oggetto da quel video, vado a bruciarmi uno di questi video gratuiti. Considerate pure che Veo 2 è gratuito, ma può far generare gratuitamente
solamente circa 4 filmati da 8 secondi al giorno. Se create più account Gmail, io ne ho fatti circa 3, per ogni account avrete queste 4 generazioni al giorno gratuite, quindi non è male. Discorso diverso per quanto riguarda le immagini, che credo siano illimitate, e non è poco. Andiamo su Veo2, creare un video. Cancelliamo il vecchio prompt utilizzato da Google come esempio e andiamo a caricare una nostra foto. Clicchiamo l'icona qui a destra, andiamo su Add an image to the prompt, questa iconcina, Upload image, e proviamo ad animare questa foto qui. Descriviamo un prompt cotto e magnato, voglio la semplicità, la pragmaticità di uno strumento senza dovermi scervellare troppo. Secondo me una tecnologia diventa vera e propria proprio quando è alla portata di tutti e si può utilizzare in modo semplice. Se dobbiamo inventarci cose strane, stare là 3 ore a scrivere, alla fine sì, la userà chi ci dovrà lavorare, ma non è una cosa che utilizzerà prettamente il popolo. Quindi prompt da capra assoluta, anima il gatto, viene verso di noi, ci guarda, ci strizza gli occhi e poi scende giù. Ha preso subito il comando, quindi non è eccessivamente affollato di richieste, e capite pure la praticità dello strumento, che poi quello è effettivamente la cosa che ci aiuta a poterlo utilizzare durante il giorno. Ripeto, se una cosa è complicata da usare, io non la uso normalmente, anche se funziona meglio di una cosa molto meno complicata. Deve essere semplice, vi deve togliere i problemi, non darmene. Che ci ha messo 30 secondi? Andiamo a vedere il risultato. Ha cambiato completamente il volto del gatto. Qui immaginavo ci fosse questo problema. Perché? Perché il volto del gatto non è ben visibile, si vede da lato, quindi lui avrebbe dovuto ricostruire il volto. Come lo ricostruisce? Senza punti, senza troppi punti di riferimento, tendenzialmente si inventa. E qua non ci ha beccato, ha fatto un volto del gatto completamente diverso. Ricordatevi sempre di scaricarlo perché non lo tiene in memoria Google. Quantomeno il gatto deve essere visibile frontalmente se volete la ricostruzione fedele del suo volto. Il gatto è completamente diverso, il volto è completamente diverso, viene verso di noi. Poi scende giù, un po' così. Perché vi faccio vedere anche risultati ciccati che non vanno comunque troppo bene, che non rispettano completamente il prompt, proprio per cercare di distanziarmi un po' da tutti quei canali che vi fanno vedere risultati eccelsi, incredibili, sotto ogni punto di vista all'inserimento, sembra, di un semplice prompt. In realtà sopra c'è un lavoro di prompt engineering, nel senso che uno se lo scrive, o cambia un po', fa le prove, poi vede com'è, lo ricambia, lo rimonta, lo rimette su, lo rimette giù, poi ti propone il video e sembra che è venuto così di primo acchitto. Io li faccio di primo acchitto e vedete che spesso le cose vengono una però poi piano piano, modificando i prompt, possiamo renderci conto che otteniamo non più gratuitamente, visto il necessario bisogno di maggiori modifiche, quei risultati che calzano a pennello sulla richiesta. Facciamo questa prova, utilizziamo sempre lo stesso gatto e chiediamo a Veo2 semplicemente di animarlo, quindi anima il gatto. Esaurite richieste giornaliere. Allora cosa facciamo? Andiamo sulla destra, cambiamo account, cambia account e possiamo nuovamente rigenerare. Anima il gatto, upload an image, sempre dello stesso gatto, andiamo su run, in genere funziona, ci sta mettendo più tempo del normale proprio perché sto facendo il video. Refresciamo la pagina, incolliamo il prompt, ricarichiamo la foto sempre dello stesso gatto, andiamo su run e vedete che l'ha presa. Quindi continuate a andare su run 3-4 volte. Quando vedete che non prendi il run, copiate in prompt, refresciate la pagina, reincollate il prompt e ricaricate l'immagine, andate su run ed è molto più probabile che ve la prenda. Vediamo cosa ha creato. Vedete, il gatto ha delle movenze abbastanza fluide, il viso l'ha mantenuto, non è completamente coerente, se l'è un po' reinventato, però insomma è comunque un video utilizzabile. Se l'è minimamente inventato perché è abbastanza simile al volto vero del gatto. Guardate lo sfondo dietro, l'albero, quell'effetto pan, viene comunque mosso l'albero sfocato, insomma non è poco, Vabbè, utilizzabile per dei video. La proviamo con un altro gatto, upload an image. Proviamo a farlo semplicemente animare perché da quanto ho capito si possono far fare dei movimenti al gatto ma non cose troppo complesse, quindi anima il gatto, sbatte gli occhi in modo dolce. Sempre il solito discorso, eccessive richieste, riprova tra poco, run, rifresciamo la pagina, run, e la prende col C'è un esubero di richieste impressionante. Non c'è mai stata sta mole di richieste, o meglio, sì, capita spessissimo che Google ti dice c'è sta troppa richiesta, ma non così frequentemente. Quando capita, proprio quando ci devo fare il video. Eccolo qua, l'ha preso. Vedete che il pianto paga sempre. Vedete, l'ha preso subito. Non dite che io voglio piangere immediatamente. Se tu piangi automaticamente, le cose vanno meglio. Questa è la foto di partenza. Un gatto romano, che io amo molto. Gatti non con pedigree, gatti non con la puzza sotto il naso, semplice gatto romano, il vero gatto.
dai. Ve lo taglio, abbiamo capito che più o meno una quarantina tra i 30 e i 50 secondi a seconda della difficoltà della scena. Vediamo insieme cosa ha creato. Live. Ecco, gli ho detto di sbattere gli occhi, non di zoomare. Ha deciso di fare delle inquadrature e delle movenze decise da lui, non sono venute per niente male. Che ne pensate? Tutto inventato dall'AI, partita da quella foto iniziale. Rivediamo un'ultima volta perché secondo me è un risultato più che decente, abbastanza credibile, no? L'impatto del volto sulla pianta, sbatte gli occhi come abbiamo richiesto, non abbiamo definito quante volte dovesse sbattere gli occhi, non abbiamo definito se fare uno zoom o meno, cosa che avremmo potuto decidere su Veo 3 con Flow, creando un soggetto ex novo. Ha deciso di farlo lui e diciamo che ha preso anche delle decisioni azzeccate, perché ottima la scelta di zoomare qua, no? Che ne pensate? Proviamo con questa foto dei miei due amicetti. A destra abbiamo il gattone, quello che adesso è un gattone. Qua erano sulla finestra della casa di paese e come noi anziani del reparto geriatria stavano vedendo le persone che passavano in strada e alcune altre che stavano facendo dei lavori. Quindi, che ne so, è San Valentino, vogliamo mandare al nostro amore un video per fargli vedere quanto le vogliamo bene. Anima ai gatti, senza avvicinarsi, intrecciano le loro code. Senza avvicinarsi, omettiamolo, nel senso che magari farebbe un video fatto male proprio nel tentativo di non farli avvicinare, invece se secondo me lui reputa più fattibile farli avvicinare, si ottengono dei risultati migliori. Lasciamo decidere al modello cosa fare o meno, noi diamogli degli input, dei prompt di massima, poi eventualmente se ci vogliamo fare un piano al pagamento in futuro andremo a modificare quelle cose che non ci stanno bene. Quindi anima ai gatti, intrecciano le loro code, aggiungiamo quasi a formare un cuore. Con l'età si diventa romantici, inspiegabilmente aggiungerei romantici. Questo potrebbe essere interessante. Vediamo il risultato. Nulla, non ha proprio animato le code, quindi io direi semplicemente di dargli in pasto comandi più blandi, comandi meno arzigogolati. Anima i gatti, siamo sul terzo account, quindi quelli un po' più complessi effettivamente Veo 2, così un po' meh. Anima sta cosa, anima sto oggetto, anima quest'animale, Veo 2 è perfetto, cotto e magnato. Per prompt più elaborati sicuramente Veo 3 è migliore, però è a pagamento e non crea video da immagini. Vediamo che risultato abbiamo ottenuto. Ecco qua, vedete? Ha ricostruito il viso del gatto di sinistra, non è molto simile al mio, ma non poteva essere altrimenti, se lo deve inventare. Anche quello di destra, ne hanno girati di spalle. Vediamo, abbastanza credibile, no? Se non per del gatto di sinistra, insomma, così e così. Però, voglio dire, risultato discreto, no? Che ne pensate? Credibile, credibilissimo, ha sballato lo Ecco qua, con una versione a pagamento avremmo chiesto togli lo ci avrebbe tolto lo e avrebbe fatto un video utilizzabile per qualsiasi forma di scopo pubblicitario, immagino. Ok? Certo, magari da una ripresa fatta un po' meglio, non con i miei telefoni, non con i miei smartphone da 90 euro usati, con un color grading decente, però insomma sono degli strumenti che fanno comodo. Sono strumenti tecnici che tolgono tanto lavoro a queste persone che hanno dovuto studiare tanto, che magari recriminano dicendo che è finita la creatività. E no, è finito lo spazio, sta finendo, si sta assottigliando lo spazio per i tecnici. Tutte quelle cose tecniche andremo a mano a delegarle a un'intelligenza artificiale, a un software, a un robot che farà il nostro sporco lavoro, dando la possibilità a noi di inserire questi prompt, questi comandi che arrivano completamente dalla nostra inventiva. Poi pure questi comandi saranno più in là surclassati da lo stesso generatore dei prompt, che sarà un'intelligenza artificiale che li scriverà meglio di noi, ma si presuppone più in là. Adesso c'è più spazio per la creatività, perché permette a chi non conosce questi strumenti tecnici di poter fare qualcosa che prima era infattibile, se non studiando per anni sui libri, sui tomi grossi così. Io mi ricordo Photoshop, c'erano i libri grossi così, 2000 pagine, regà, era impossibile. Insomma, tolgono bei fardelli questi sistemi di generazione di immagini, di generazione di video. Poi considerate che questo è un generatore di video gratuito, un modello precedente rispetto a quello più moderno uscito adesso, quindi immaginatevi i risultati che potete fare spendendo delle piccole cifre, cose impensabili fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa. Con Veo 3 pagamento magari del piano Ultra che costa 200 euro al mese per gente che ci lavora e niente, insieme ad altri software come possa essere un Flow, di poter generare
generare interi film oramai, insomma, non dico a livello della Pixar, ma piano piano ci arriveremo con dei costi assottigliatissimi, quindi anche i film che potremo generare in futuro sarà anche una manna per l'industria cinematografica, perché poi permetterti di poter generare dei film senza questi costi improbi che ci stanno adesso, affittare, ho sentito, dei campi de pannocchie per fare degli inseguimenti con delle auto che poi esplodono, si incendiano, spese su spese per poter pagare gli attori, gli stuntman, i truccatori, i registi, gli sceneggiatori, le 2000 comparse che ci stanno in mezzo, i danni che crei, via. Tutto generato da computer, tutto generato da AI, è un errore, non credo proprio. Poi rimarranno anche le scene, quelle girate per forza da esseri umani, perché comunque rimarranno più credibili, soprattutto nelle espressioni, almeno fino ai prossimi non più anni ma mesi. Però io non la vedo così negativa, la vedo un qualcosa di strapositivo per l'inventiva umana, per poter crescere proprio a livello di invenzioni, a livello di creatività. Ci sono degli strumenti che non ci permetteranno più di poter sviluppare alcune porzioni del nostro cervello, ma se ne svilupperanno molto di più altre in modo molto più veloce. Quindi stiamo semplicemente cambiando espressione, forma del nostro cervello. Se un tempo i lavori di fatica sviluppavano la nostra corteccia motoria e prefrontale, oggi e soprattutto nel futuro con meno manualità potenzieremo in modo esponenziale l'ippocampo. Memoria, creatività e la capacità di connettere idee diverse diverranno le vere protagoniste. Quindi ragazzi, ho fatto questo video breve sull'intelligenza artificiale, farò una playlist a parte perché comunque è un argomento che mi interessa, ma dovrebbe interessare un po' tutti per stare al passo coi tempi. In qualsiasi settore voi lavoriate, bazzichiate o semplicemente siate concentrati per passione, senza intelligenza artificiale oramai funziona così, raga, come noi del reparto geriatria ci siamo abituati ai telefoni, ci abitueremo anche a questo, che tra l'altro sarà uno strumento più appetibile perché è più semplice rispetto all'utilizzo del telefono col suo sistema operativo. Ancora adesso alcune persone trovano difficoltà, soprattutto da una certa età, a dover utilizzare un telefono. Questi sono strumenti molto più semplici, mano a mano si assottigliano tutte le difficoltà e il prompt bisognerà non più digitarlo, ma semplicemente pensarlo e trasferirlo al computer tramite il chip intracranico, quindi sarà completamente semplice, ma a parlare di cose che avverranno magari fra 3 anni, non chissà in quale futuro remoto, in futuro prossimo, avverranno in un futuro prossimo. Quindi io intanto vi ringrazio per non esservi iscritti, vi ringrazio per non aver commentato, vi ringrazio per non seguirmi, perché come dico in un mio video, vi lascio sempre qua il link, non andatevelo a vedere, il miglior modo per mantenere nell'oblio una persona è sempre l'indifferenza. Caldo, eh? Madonna che caldo. Scusa, ma se volessi animare la formica e il suo parassita che l'ha distrutta da dentro e che adesso manovra le sue volontà, trattiamo solo e sempre immagini raccapriccianti. Anima questi 2 insetti. Vediamo cosa crea. Allora ho dovuto cambiare il prompt che mi era stato bloccato per safety reason, ragioni di sicurezza. Immagino che questa scena potesse sembrare ambigua, quasi una scena sessuale tra il parassita e la formica, e l'intelligenza artificiale l'ha letta in questo modo. Quindi ho cambiato il prompt dicendo semplicemente anima il parassita e la formica e pare l'abbia digerito. Avrei dovuto specificare di muovere anche il parassita, non l'ho fatto. Beh, potrebbe tornare utile come scena per un libro per bambini, magari non troppo piccoli.